Cerchiamo di dare vita ai nostri sogni, ai nostri obiettivi, alla scoperta della vision board. Ciao a tutti, io sono Stera di Casa Stera e benvenuti nella mia casa. Cos'è una vision board? La vision board è mettere nero su bianco quello che sono i nostri obiettivi e desideri dell'anno. Diciamo che possiamo spaziare con la fantasia, lasciarci andare a qualsiasi forma di immaginazione di quello che vorremmo realizzare, anche qualcosa che ci sembra veramente lontano da noi e lontano dalla nostra vita attuale. Io ricordo che in passato, sarà stato il 2014, ho inserito nella mia vision board come obiettivo, desiderio un po' nascosto lì nel cassetto in profondità, il fatto di voler condurre una trasmissione televisiva. Mai più avrei immaginato che poi da lì a poco, circa nel 2019-2020, ho poi creato quello che era questa trasmissione, che poi era andata in onda su Donna TV e che vedete nei miei video. Vi lascio qui il link di circa 14 puntate. Non l'avrei mai detto, eppure si è realizzato qualche anno dopo, ma nelle mie vision board successive comunque ripetevo quello che erano i miei desideri, se rimanevano tali naturalmente. Devo dire che non l'avrei mai creduto, ma questo obiettivo si è realizzato. Pertanto il primo passaggio è pensare a quello che vorremmo realizzare come desideri, lasciarci andare anche un po' con la fantasia e tirare fuori anche quelle cose che ci sembrano non appartenere alla nostra vita, ma che in realtà potrebbero benissimo far parte della nostra vita, perché no? Per cui primo punto essenziale, carta e penna, e scrivete assolutamente a mano io voglio è il desiderio, non io vorrei, perché io vorrei già lascia presupporre un minimo di incertezza, ma dire al nostro cervello io voglio in questo caso rende molto più concreto quello che è l'effettivo desiderio, è come se dessimo un comando alla nostra mente. Per cui io voglio ottenere una casa pulita, o io voglio un lavoro in questo settore, oppure io voglio dare 10 esami in 6 mesi, la sparo. Ovviamente devono essere desideri comunque che hanno una concretezza di realizzazione. Certo, non è che posso dire io voglio andare sulla luna se non sono un astronauta o non sto studiando per diventare astronauta, difficilmente andrò sulla luna. Ovviamente devono essere desideri tangibili. Ciascun desiderio dell'elenco riassumiamolo come concetto, e questo concetto potrà diventare un'immagine, una foto da ritagliare, da creare. Possono essere delle vostre foto, delle foto raccolte, delle foto che rappresentano, delle foto che vi ricordano la vostra famiglia, la vostra situazione. Le immagini che ci sono nella vision board possono anche rappresentare voi stessi. Se magari avete un obiettivo di raggiungere una certa felicità, potrebbe essere una foto con voi, oppure se volete un buon rapporto di coppia può essere una foto con vostro marito, il vostro fidanzato, il vostro compagno, oppure se desiderate fare un determinato lavoro, magari andare a ricercare una donna che in qualche modo può ricordare voi in un'immagine, o che non ricorda voi ma comunque abbia la divisa con quel lavoro, piuttosto che ricordi quel genere di lavoro. Potete andare su Pinterest, potete andare su Google alla ricerca di immagini, oppure potete ritagliare dei pezzi di giornale. L'importante è che ciascun concetto, ciascun obiettivo / desiderio diventi concretamente un'immagine fotografica, e che quell'immagine ricorda a voi, soltanto a voi, non dovete spiegarlo a nessun altro, perché la vision board è qualcosa di personale che non è detto che voi vogliate far vedere a qualcuno. Se volete condividerla, bene, ma di solito deve essere qualcosa di estremamente privato che guarderete solo voi, e andare anche a ricercare delle frasi motivazionali che possono esservi da mantra e da inserire nell'insieme fotografico, anche più di una, per cui magari in alcuni angoli della nostra vision board avremo delle immagini e poi magari una scritta con una frase motivazionale che più ha colpito la vostra attenzione, o che sentite che in qualche modo vi riguarda e vi appartiene. Si va molto a sensazione. Queste immagini vanno tutte inserite in un unico foglio A4 con l'ordine, con la grafica che preferiamo. Potete fare dei collage fotografici, potete farlo con dei programmi di grafica, Canva piuttosto che Photoshop,
piuttosto che quello che avete. Questo serve proprio a focalizzare e a puntare l'attenzione su quello che sono i vostri obiettivi e averli nero su bianco, colorati lì davanti a voi tutti i giorni. Cosa ne facciamo quando abbiamo raggiunto la nostra vision board? Intanto guardarla. Io consiglio di guardarla quasi tutti i giorni, per cui o ve la mettete sul fondo del desk, sul fondo del cellulare, diventa una foto che attaccate all'interno dell'anta del vostro armadio, dove tutte le mattine quando vi vestite lo guardate, o il vostro armadietto del bagno, oppure il cassetto che aprite tutte le mattine per qualche ragione nell'ufficio piuttosto che nell'agenda. Diciamo che può essere o fotocopiata o stampata, magari in più formati, proprio per metterla all'interno delle vostre agende o comunque all'interno dei vostri quaderni che utilizzate giornalmente, piuttosto che un ricettario se fate le cuoche. Inserirlo in un luogo in cui sapete perfettamente che voi e solo voi una volta al giorno avrete occasione di guardarla, minimo una volta al giorno, perché comunque vi fa da sprone, vi ricorda a memoria, guardando le immagini, quelli che sono i vostri obiettivi, e anche nei momenti più tristi, nei momenti più duri, andarla a rivedere vi aiuterà a portare a termine o comunque a fare qualcosa che inavvertitamente il vostro cervello creerà per arrivare a raggiungere quegli obiettivi. È un po' come nel linguaggio della PNL, la preparazione neurolinguistica, per chi non la conoscesse, tecnica che spiega un po' come impartire certe nozioni al cervello per, diciamo, programmarlo e fare in modo che esegua anche una serie di piccoli passi per arrivare a certi scopi, a certi obiettivi. Siamo fatti così. Spesso e volentieri mettiamo in moto una serie di accortezze di cui magari non siamo completamente coscienti, ma che ci portano a raggiungere i nostri obiettivi consapevolmente o inconsapevolmente, perché basta a volte una telefonata, andare in un posto piuttosto che un altro, o incappare in un libro a casa di un amico guardando una libreria, guardare un film, qualcosa che sentiamo come impulso che ci attira per farci raggiungere determinati obiettivi. Provate e fatemi sapere, perché sono veramente curiosa. Se avete domande ulteriori per realizzare la vostra vision board, fatemelo sapere. Ritengo che sia un sistema veramente valido. La vision board rappresenta il nostro punto di riferimento su quello che vogliamo ottenere nella nostra vita. Spero che questo video sulla vostra motivazione personale e anche su quello che vorrete ottenere nella vostra casa, naturalmente nel vostro stile di vita, perché non è la nostra anima, possa esservi utile per realizzare i vostri sogni e i vostri desideri. Questo è il mio augurio di obiettivi da realizzare, di obiettivi realizzati. Saluto tutti da Stera di Casa Stera, al prossimo video, ciao ciao!